Che dire, che dire, un Milan che dopo la prima sconfitta con la Cremonese, tre partite, tre vittorie, tre clean sheet, tre prestazioni, una migliore dell'altra, sì, dove di gara in gara è andata ad aumentare forse sia il livello dell'avversario, ma soprattutto il livello della propria performance in termini di qualità e di quantità, di equilibrio, attacco, difesa. Sono tante, sono davvero tante le note positive per i rossoneri. Il fatto che oltre appunto a non subire gol, non subisce quasi nulla, proprio in termini di occasioni pericolose. Lì davanti, oggi fa 3 gol all'Udinese, mancando ancora nell'uomo che teoricamente è quello più di tutti che dovrebbe portare i gol, ossia Gimenez in campo, ma anche un'arma come Leao che ancora non si è proprio vista. Cioè, per farvi capire che ancora il Milan può ancora aumentare, cioè può ancora salire. E quindi onestamente è una squadra che oggi è molto credibile, una squadra che oggi è anche consapevole e, e onestamente non mi stupisce neanche più di tanto. Sì, è vero, dopo la partenza con la Cremo io non mi aspettavo un'impennata del genere, però sono stato anche qui a dirvi che teoricamente è la squadra che ha più potenziale dopo il Napoli, no? Lo dicevamo nelle varie griglie del caso e adesso più che mai lo confermo. E non vedo l'ora che inizino le prossime gare di campionato per il Milan, cioè per capire davvero fin dove si possono spingere, perché la prossima in campionato mo c'è la Coppa Italia, se non vado errato, poi c'è per il Milan, poi c'è Napoli e Juventus. Se anche lì arrivano performance e anche qualche punticino, onestamente iniziamo a fare ragionamenti più approfonditi, ma non ci spingiamo troppo avanti, guardiamo sempre a presente e guardiamo la partita di oggi ancora una volta. Mamma mia, Luka Modric esce standing ovation, un altro giocatore che forse è la prima da titolare in questo campionato, Pulisic, che avevo detto, no, ragazzo, un ragazzo immenso. E questa squadra, ragazzi, un altro che andrebbe. Ci sono tanti giocatori che vanno citati perché andrebbe parlata anche della metamorfosi di Estupignan. Andrebbe discussa anche sta roba qua. Calma, calma, se no praticamente bruciamo tutto. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare la fame, l'appetito dell'algoritmo. Se volete iscrivetevi per invece soddisfare i miei di desideri. E vi ringrazio perché tanti di voi continuano a farlo, tanti di voi passano anche in descrizione dove trovano gli altri profili, vi ringrazio, c'è anche adesso la pagina Telegram dove tra l'altro vi avevo dato anche un po' un pronostico, azzeccatissimo devo dire, sulla partita di oggi e quindi vi aspetto sia su YouTube ma su tutte le altre piattaforme. Grazie, grazie signori miei, grazie davvero. Allora, dove partiamo? Partiamo dal fatto che il Milan, ribadisco, inizia a giocare, magari non trova il gol dell'attaccante di Jimenez, che anche oggi forse è l'unica nota negativa, questo attaccante che ancora non si sblocca, che ancora una volta ha occasioni, perché bisogna dire, Jimenez le occasioni se le costruisce sempre, e quando un attaccante le occasioni le ha, due cose significa. Significa che la squadra comunque gioca e che lui comunque c'è, no? E anche nei movimenti, se voi li vedete, i movimenti li fa bene, i movimenti Jimenez, però gli manca proprio in questo momento quella, l'ho detto prima, la consapevolezza. Ecco, tanti giocatori, forse quasi tutti i giocatori del Milan, adesso hanno enorme consapevolezza, Jimenez ancora no, per ovvi motivi che abbiamo detto più volte. Ma nonostante ciò il Milan le soluzioni le trova e oggi titolare Pulisic, il giocatore che lo dicevo prima, ragazzi miei, riesce a fare la seconda, può fare tutto, il tre quarti, può fare là, lo puoi trovare ovunque e ti garantisce sempre un rendimento alto.
io non me l'aspettavo a questi livelli Pulisic, non me l'aspettavo, ma non oggi, no, parlo dell'ultimo triennio di Pulisic, forse questo è il terzo anno, giusto? Di Pulisic al Milan ed è sempre uno dei migliori, cioè questo è un giocatore che veramente adesso raccoglie ancora una volta quanto di buono semina. Funziona il centrocampo del Milan, funziona il centrocampo perché Rabiot sembra davvero essersi inserito da tempo immemore in questo blocco. Modric è un giocatore che per forza di cose non ha bisogno che nessuno gli spieghi niente, anche oggi congela quando c'è da congelare, raffredda, riscalda, detta, recupera pallone, fa tutto, fa tutte le fasi, le fa tutte bene. E mi sembra che anche oggi non sia uscito, correggetemi se sbaglio, mi sembra di no, perché esce Fofana, entra Ricci, o Loftus-Cheek per Ricci, e per chi entra Ricci? Fofana? Non mi ricordo, però mi sembra che anche oggi non sia, però è un giocatore veramente clamoroso e appunto anche la profondità a centrocampo della squadra di Allegri, lì davanti ancora una volta abbiamo visto poi nel finale Nkunku, ce n'è di roba, cioè il Milan ancora ti fa vedere che ancora francamente non ha dato tutto, questo è l'aspetto che tenderei a rimarcare. E un'altra cosa che devo dire, va un po' tra virgolette in controtendenza, è che nonostante i 2 o 3 gol, chiude subito la pratica a inizio ripresa quando parte di nuovo col piglio giusto la squadra di Allegri, sempre propositiva, ecco, propositiva, anche sul 3-0, continua a essere propositiva, continua a creare occasioni, praticamente è come se si divertisse e come se volesse sempre di più mettersi in mostra. E questo non si scompongono dietro. È una squadra che funziona, che sta funzionando bene. E lo dicevo prima, troppo presto nel bollare i giocatori. Stupinian sembrava il pacco dei pacchi, no? Tutti quanti già lo avevano additato come un giocatore che non poteva proprio giocare e presentarsi. È l'ennesima prestazione buona di Stupinian. Anche lui, come tutto il Milan, è cresciuto di partita in partita. E oggi una bella freccia sulla fascia, veramente interessante, pure lui. Funziona, una squadra che sta funzionando, ripeto. Attenzione, già questo, ragazzi, Udinese e Bologna non erano due, l'abbiamo visto oggi un po' con la Juventus, non erano partite scontate, non erano nella maniera più assoluta. E poi l'aspetto appunto delle competizioni europee. Il Milan non ha neanche competizioni europee. Se inizia ad avere un po' di continuità, il Milan per me ad oggi indiscutibilmente è la squadra forse più credibile, no? E si candida più di tutte come antagonista del Napoli ad oggi, soprattutto per quello che vedo in giro. Perché ripeto, io sulla Juventus ho dubbi che possa arrivare in fondo a giocarsela con il Napoli, ho veramente dubbi. Sull'Inter metto il solito grande punto interrogativo, ma oggi il Milan, secondo me, fa l'ennesimo passo avanti. Ribadisco, non dobbiamo aspettare neanche chissà quanto. Le prossime gare ci dicono tanto, ci dicono tanto e non vedo l'ora di vederle. Va bene, signori miei, va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Sì, sostanzialmente, commentate le cade e perché no iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Da Nessi.